amici, come state? Oggi facciamo un piatto in cui ci sono 3 colori è un piatto che può andare bene come antipasto o come secondo, sì, in base alle quantità che ci si mette nel piatto. Un calamaro scottato in padella con la crema di piselli e una chips, quella che si chiama corallo nera di seppia, quindi bianco, verde e nero. Taglio una cipolla, non tanto perché non è che dobbiamo fare solo, un chilo di crema, solo il fondo. Vabbè, io intanto ho tagliato anche una patata, sì, giusto per fare cremoso. Comunque io ho messo un po' di olio in un pentolino con la melissa. Qui come vedete sta soffriggendo. Basta spegnere perché sennò va troppo alto. E qua metto i piselli, un po' di sale. Potremmo cominciare a frullare il corallo, sì. 50 grammi di acqua, 15 di olio di semi e 5 di farina. Il nero di seppia. Intanto si vede che ho messo una padellina per fare il corallo. Sì. Allora qua stiamo facendo il corallo, Adesso qua ho messo giù il liquido che ho frullato prima con l'olio, l'acqua, la farina, il nero di seppia e aspettiamo che si asciughi. Al minimo deve proprio seccare. Deve evaporare la farina. Questo è il risultato, ci vuole un attimo, deve asciugarsi. Sì. Ma questo è il risultato. Titolo del piatto? Il titolo del piatto potrebbe essere il calamaro tra il nero e il verde. Ottimo. Io intanto ho preso i calamari, che sono già puliti perché li abbiamo comprati e non stamattina, quindi li ho messi via già puliti. Faccio vedere la crema che è venuta un po' più liscia. Allora, il calamaro lo apriamo in pratica, come per farlo diventare un lenzuolo. Nella parte interna facciamo dei segni con la punta del coltello, ma senza affondare, cioè dobbiamo creare una specie di, come si può dire, di griglia, ma senza affondare il coltello, perché non si deve tagliare, si deve solo segnare. Una volta che sono incisi li mettiamo in un contenitore per condirli. Le teste invece le mettiamo nel contenitore per il condimento direttamente. Questo taglio, quando lo cuociamo, si capirà perché l'ho fatto. Non è una cosa essenziale. È una cosa anche questa decorativa, un po' come il corallo. Cioè, si può anche prendere il calamaro così com'è, condirlo, cuocerlo, oppure solo aprirlo e cuocerlo aperto. Adesso qua ci mettiamo un po' di olio, un pezzo di rosmarino, giusto per insaporirlo mentre è qua. Poi prima di metterlo in padella ci mettiamo il sale e il pepe. Metto il sale e il pepe nei calamari, così guarda. Adesso mi cadono. Ecco, allora io comincio a metterli, già che la padella fuma. Mi metto dalla parte dell'incisione, cioè la parte interna. Ok. E poi vabbè, non fatene 50 in una padella perché sennò cala la temperatura. Li scottiamo, poi li mettiamo su una carta, perdono l'acqua, le assorbe e qua vedi? Sì. Si è arricciato. Si arriccia e gli rimane l'incisione. Adesso li appoggio momentaneamente qua, intanto cuoce gli altri. No? Sì. Visuale qua. E io intanto vado a tentare di muovere tutta questa roba. Allora, com'è qua? Ho messo la crema di piselli, calamari asciugati un pochettino perché lasciano andare sempre un po' di acqua. Gli ultimi due sono più piccoli
quindi uno ne mangerà 3, l'altro 4. Ah, beh. Vibra tutto qua. Il forno. Ah, devo mettere in forno il pane. Poi prendo questa, la spezzo. Magari anche così potrebbe star bene. Si intravede il bianco. Così è tra il verde e il nero, perché è un panino. E poi un po' di olio alla melissa. Ottimo suggerimento per quando potremo nuovamente ospitare gli amici. Sì, è scenografico, e però si fa in fretta, cioè è abbastanza easy. Mi hai detto che non mi piace spezzato, adesso hai spezzato tutto e hai messo di lato. Uffa! L'ho spezzato perché così ogni boccone mangio un pezzetto di cialda. Buon appetito. Buon appetito. Cosa che c'è? C'è la Champions League. Uff! Domani c'è l'Europa League. Cosa cucinate di bello? In realtà abbiamo appena finito. L'abbiamo cucinata e mangiato. Metteremo poi la foto su Instagram. Su Instagram, sì. Tanto lì il nostro Instagram è sempre un canale del cavolo. Su questo canale facciamo, mentre ci facciamo da mangiare, magari qualcosa di un pochettino più fighetto. Fighetto, l'altra volta abbiamo fatto dei panozzi, erano grossi così, quindi non è però qualcosa di diverso, sì. Quello che ci viene in mente, poi parliamo con voi, facciamo due chiacchiere, però su Twitch non vogliamo fare un vero e proprio tutorial, un pippone di... pesante. Spieghiamo cosa stiamo facendo. Non vogliamo insegnare su Twitch come si fa a fare il calamaro, cioè, lo facciamo, se poi facendolo vedere diventa uno spunto per voi, ci fa piacere. Esatto, però non vogliamo un canale per insegnarvi a fare dei piatti. Sì, è anche un po', diciamo, per far vedere un piatto come questo scenografico, sì, però che alla uno fine magari dice ma quello è in un ristorante stellato, chissà quanto ci mettono a farlo, chissà che attrezzature ci vuole. L'abbiamo fatto in mezz'ora, poi abbiamo chiacchierato eccetera eccetera, ma lo può fare chiunque. Non vogliamo dire che chi va a mangiare in un ristorante stellato mangia una cosa che in realtà non è complicata, o che in un ristorante stellato troverai dei piatti che hanno delle tecniche, delle lavorazioni che necessitano un po' più di conoscenza e di attrezzatura. Ma siete chef? Allora, chef, ragazzi, parliamoci chiaro, chef no. Lo chef è, diciamo che la televisione l'ha un po'... è diventata una parola di uso comune, nel senso che per intendere un cuoco che lo fa di professione si dice chef, ma lo chef in realtà viene dal francese, si traduce con capo. Dentro una cucina ce n'è boss, uno. E dentro la cucina ce n'è uno, e noi due non siamo chef. No. In una situazione di normalità lavoriamo in un albergo. Quest'anno non saremmo qui in una situazione di normalità. Non era una situazione di normalità. No, guarda qua. Cosa è successo? Guarda qua. Te ne prendo un'altra. Terribile. Ma sì, ce n'era solo una. Vabbè. Le facciamo fuori. Me la scavo via un po'. Queste sono autoctone. Sì, sono del giardino. Bene. Siamo in chiusura. Sì. Io ho bevuto il caffè, tu questa mela hai deciso che non la volevi. No, mi sono accontentata di quella marciulenta. Direi che salutiamo tutti, quindi buona serata, buon appetito per chi sta ancora mangiando e ci vediamo sabato. Ciao, grazie per essere stati con noi.